Finalmente nel mio studio c'è lo Shure SM7B. Proviamolo insieme. Finalmente, dopo tanto tempo, lo Shure SM7B è nel mio studio, ma non è mio, non l'ho comprato, me l'ha prestato il mio amico Fabio e lo ringrazio. Allora, ho fatto un video tempo fa sullo Shure SM7B nel quale dicevo la mia opinione, cioè che secondo me, pur essendo un buon microfono, non è un microfono che bisogna per forza avere. Dal mio punto di vista è un microfono un po' sopravvalutato, soprattutto perché costa 370 euro. Ed è per tante persone come se fosse l'unico microfono al mondo. Devo comprare un microfono, compro lo Shure SM7B. Ci sono infiniti microfoni che suonano altrettanto bene, quindi non voglio dilungarmi su questo perché c'è un video dove ho già spiegato la mia opinione. Quindi sai che non sono un grosso fan di questo microfono, ma è un microfono che suona bene, ci mancherebbe, non ho mai detto il contrario. Adesso io l'ho provato in altri studi, adesso finalmente posso fartelo ascoltare nel mio studio, quindi col mio ambiente, soffitto altissimo, finestrone gigante. Hai ascoltato gli altri video in questa posizione, quindi sai come suonano anche gli altri microfoni. Ovviamente Fabio, che è una persona molto gentile, me l'ha lasciato per un po' di giorni, per cui realizzerò diversi video che poi pubblicherò qui sul mio canale. Quindi lo paragonerò all'SM57 con la spugna presidenziale per farti vedere che suonano quasi identici e uno costa meno della metà dell'altro. Lo paragonerò al Rode Procaster che ho di là e che utilizzo per far podcast, insomma. Farò una playlist proprio sullo Shure SM7B per dimostrarti, oltre al fatto che veramente suona bene, per dimostrarti come non è l'unico microfono e ci sono tantissime alternative. Allora, il microfono è un microfono molto robusto, abbastanza pesante, arriva nella confezione con due spugne, una che è questa qui molto più sottile ma una buona spugna. Se ti ricordi, quando ho fatto i video dello Shure MV7X, diciamo la versione più economica di questo, un microfono bellissimo tra l'altro, io ho comprato proprio questa spugna qui da sostituire a quella dell'MV7X perché era una spugnaccia, quella che esce dalla confezione è veramente una spugnaccia. Questa qui è una gran bella spugna, molto, molto doppia, molto resistente, quindi risolve parecchio il problema delle plosive. Nella confezione esce anche un'altra spugna molto più doppia che sinceramente ti sconsiglio di utilizzare perché essendo così doppia va inevitabilmente a tagliare un po' di frequenze proprie della voce, quindi questa qui mi sembra tutto sommato un ottimo compromesso. Quell'altra è più bella, a me piace di più perché rende il microfono più grande, mi piace di più, però questa è più efficace, quindi teniamo questa. Come sai, qui dietro c'è un doppio switch, un po' come il Dynacaster, SE Electronics Dynacaster, ho fatto la recensione sul mio canale. Ci sono due switch e questi switch però non sono accessibili facilmente, nel senso non è che col dito puoi alzare o abbassare, ma serve un cacciavite, un affarino piccolino che tu possa utilizzare. Sinceramente lo trovo una cosa abbastanza inutile, cioè anziché fare quel segno per infilare il cacciavite all'interno, bastava farlo all'esterno e col dito si alzava e si abbassava. Non costava niente in più, credo. Comunque, un'altra cosa che non mi piace tantissimo è questo filo che spunta in avanti con questo aggeggio per agganciare il cavo XLR. Sinceramente il filo che passa davanti lo trovo veramente antiestetico. Certo, messo all'insù non si vede, però insomma io l'ho messo in questo modo perché qui su questa tavola ho un'asta molto molto leggera perché ho il mio Octava MK01201 che necessita di un'asta tutto sommato molto economica perché è un microfono leggerissimo. Ok. Come suona questo microfono? Come suona sulla mia voce? Ti voglio dire che prima di darti un'opinione, ti voglio dire che questo microfono lo sentirai in maniera pulita, nel senso che è flat, la regolazione dietro è assolutamente flat e sta entrando dentro la mia SSL2 e il volume è quasi al massimo. Il gain del canale è quasi al massimo. Quindi ho scoperto che l'SSL2 tutto sommato non ha questo gran gain come mi aspettavo. Riesce a pilotarlo? Assolutamente sì, ma è al massimo, quasi al massimo, diciamo, e forse meno di una tacchetta prima del 10, ok? Questo te lo voglio dire perché, come sai, avrai visto miliardi di video probabilmente su questo microfono, sai che è uno dei microfoni, forse il più bisognoso di gain, ok? Quello che veramente ha un volume di default che è bassissimo.
Questo ha delle implicazioni ovviamente. Quali sono le implicazioni? Che se tu non hai una scheda audio come la mia, con dei preamplificatori super silenziosi e super cristallini, cosa succede? Che alzando il volume al massimo porti su tutto il rumore di fondo. Ok, per fortuna la mia scheda è una scheda con dei buoni preamplificatori, l'SSL2, per cui non ho nessun problema, la metto al massimo e suona benissimo lo stesso. Se non hai una scheda audio dello stesso valore, nel senso proprio di qualità dei preamplificatori, potresti avere un problema, perché porteresti su tutta la spazzatura sonora e quindi dovresti poi tagliare, diventa un casino. Potresti comprare un mic booster? Assolutamente sì. Sul mio canale c'è la review del Clark Technics CT01, mi pare. Cercalo lì. Farò delle prove anche con il microfono. Quindi ti raccontavo che questo microfono sta entrando in maniera pulita, in maniera flat, dentro la mia SSL2 e sto registrando la voce dentro Reaper. Dopodiché metterò in sync audio e video e ti farò vedere questo video. Non utilizzerò alcun effetto tranne un limiter e probabilmente porterò la voce a meno 14 lufs per darti un volume decente, ma non equalizzerò, non effetterò, non farò nulla, ok? Proprio per farti ascoltare, perdonami, anche come si comporta questo microfono in un ambiente che, come ti dicevo prima, soffitto altissimo, finestrone gigante, non è un ambiente super trattato, cioè del reverbero, ok? Perché in tanti dicono questo è il microfono fantastico perché non entra niente. Scopriamolo insieme, magari così, magari no, ok? Soprattutto perché i preamplificatori sono al massimo, ok? Quindi ci sono veramente tante variabili, cioè questo microfono da solo è un bel microfono? Assolutamente sì, ma devi avere anche l'attrezzatura giusta per poterlo pilotare, quindi un mic booster se la tua scheda non ha abbastanza gain, una scheda con abbastanza gain che abbia dei preamplificatori silenziosi, insomma, una stanza con poco reverbero, insomma ci sono veramente tante variabili, quindi questo non è il microfono definitivo tout court. È un ottimo microfono? Sì. Dal mio punto di vista costa un po' tanto, per quello che fa, ok? Bene. Io per questo video credo di averti raccontato tutto. Nelle prossime settimane pubblicherò altri video nei quali paragono questo al Rode Procaster, allo Shure SM57 con la spugna presidenziale e ti farò sentire che sono uguali e quello costa un terzo. E vediamo a cos'altro lo paragono, ok? Proverò anche a farti ascoltare questo microfono con la scheda audio più economica in circolazione, la Behringer UM2, per capire se quella scheda lì riesce a pilotarlo o meno. Va bene, che dirti, ci sono un po' di cose, un po' di video da realizzare, il buon Fabio me l'ha prestato, quindi proverò a massimizzare questo suo sforzo facendo più video possibili. Se hai domande, dubbi, curiosità, non esitare a contattarmi. Grazie, ciao, alla prossima settimana.